Mia moglie Caroline stava sul palco della sala da ballo del Grand View Hotel, con un calice di champagne alzato, il suo diploma MBA di Harvard che brillava praticamente dietro di lei sullo schermo proiettore. Era bellissima quella sera, sicura del suo successo, circondata da 200 dei suoi colleghi e familiari più stretti, a festeggiare la sua promozione a vicepresidente senior. E stava per umiliarmi pubblicamente in un modo che non avrei mai dimenticato. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso questo possibile, disse Caroline. La sua voce portava quel tono di condiscendenza che avevo imparato a riconoscere nei nostri 8 anni di matrimonio, soprattutto quando parlava di mio padre, Richard, che mi aveva insegnato che nel business bisogna sapere quando tagliare le perdite. Fece una pausa per effetto, e sentii lo stomaco sprofondarmi perché sapevo cosa stava per arrivare. Avevo già sentito variazioni di quel discorso nella nostra cucina, nella nostra camera da letto, sussurrato a sua madre davanti a un bicchiere di vino, ma mai in pubblico, mai davanti a tutti quelli che conoscevamo. Mio marito Jake indicò direttamente me e 200 teste si voltarono a fissarmi. Ha abbandonato l'università per avviare quello che lui chiama un'azienda, una piccola società di software che gestisce nel nostro garage. E onestamente, è ora che qualcuno dica quello che tutti pensiamo. Sta fallendo, Jake. Il tuo carino progetto di programmazione sta affondando e sta trascinando con sé il nome della nostra famiglia. La sala si fece silenziosa. Non il silenzio rispettoso di un momento sentito, ma il silenzio imbarazzato di chi assiste a qualcosa che non dovrebbe vedere. Quindi, stasera faccio un annuncio, continuò Caroline. E vidi suo padre, Richard, annuire con approvazione dal suo tavolo. Domani mattina, mio padre ed io andremo nell'ufficio di Jake. Gli faremo un'offerta per comprare la sua azienda. Non perché valga qualcosa, ma perché qualcuno deve metterla fine prima che lui ci faccia fare una figura ancora più brutta. Richard si alzò, alzando il bicchiere. A Caroline, che ha sempre saputo come gestire le situazioni difficili con grazia e intelligenza. La sala esplose in un applauso. Io rimasi seduto lì, il mio piatto di bistecca intatto che si raffreddava davanti a me, guardando mia moglie ricevere congratulazioni per il suo piano di umiliarmi ulteriormente. Nessuno mi guardò. Nessuno chiese se stessi bene. Ero solo il marito che aveva lasciato l'università di Caroline, il fallimento da gestire come un cattivo investimento. Mi alzai in silenzio, posai il tovagliolo sul tavolo e uscii da quella sala senza dire una parola. Caroline non si accorse nemmeno che me ne ero andato finché non ero già nel mio camion, allontanandomi dal Grand View Hotel, dalla sua festa di promozione, da 8 anni di lenta soffocazione sotto il peso del suo disprezzo. Quello che Caroline non sapeva, quello che il suo MBA di Harvard non le aveva insegnato, quello che l'esperienza di suo padre nel business non poteva prevedere, era che domani mattina, quando sarebbero arrivati nel mio ufficio in garage aspettandosi di trovare un fallito disperato pronto a vendere, avrebbero scoperto esattamente cosa succede quando si sottovaluta chi ha lasciato l'università. Mi chiamo Jake Morrison, e questa è la storia di come mia moglie dell'Ivy League ha cercato di distruggere la mia azienda e ha finito per distruggere tutto ciò che aveva costruito lei. Se siete già coinvolti in questa storia di vendetta e redenzione, fatemi un favore adesso. Premete il pulsante per iscrivervi, lasciate un commento qui sotto raccontandomi di una volta in cui qualcuno vi ha sottovalutato, e schiacciate il pulsante e mi piace. Fidatevi, vorrete vedere come va a finire. 8 anni prima, avevo incontrato Caroline in un bar vicino al campus di Stanford. Avevo 24 anni, stavo lavorando al codice di quello che sarebbe diventato la mia azienda. Lei ne aveva 23, stava finendo il suo MBA a Harvard, ma era in visita nella Bay Area per la stagione di recruiting. Ci eravamo subito trovati bene. Era brillante, ambiziosa, determinata. Io ero appassionato di tecnologia, di costruire qualcosa dal nulla, di cambiare il modo in cui le aziende gestiscono le loro operazioni. Non sei come gli altri tech bros, mi aveva detto al nostro terzo appuntamento. Ascolti davvero. Pensi al quadro più grande. Mi ero innamorato perdutamente. Le avevo chiesto di sposarmi dopo un anno. Ci siamo sposati 6 mesi dopo,
In una cerimonia pagata dai suoi genitori perché la mia società di software era ancora agli inizi, a malapena in pareggio. Richard aveva fatto un discorso al nostro matrimonio, dicendo quanto fosse orgoglioso che sua figlia avesse trovato qualcuno con potenziale, anche se non avevo finito la laurea in informatica a UCLA. A volte i migliori imprenditori sono quelli che non seguono il percorso tradizionale, aveva detto. E tutti avevano riso come se fosse un complimento, ma io avevo colto il sottotesto. Non sei abbastanza per mia figlia, ma lei ti ha scelto, quindi faremo del nostro meglio. I primi anni non erano stati male. Caroline saliva la scala aziendale alla Henderson Financial, una grande società di investimenti dove suo padre aveva contatti. Io lavoravo 80 ore a settimana costruendo la mia azienda, Vertex Solutions, da zero. Ci specializzavamo in software per la pianificazione delle risorse aziendali, aiutando aziende di medie dimensioni a snellire le loro operazioni. Niente di sexy, niente che facesse notizia, solo software solido e pratico che risolveva problemi reali. Ma mentre la carriera di Caroline accelerava, la mia sembrava rallentare ai suoi occhi. Tornava a casa parlando di contratti da milioni, clienti internazionali, promozioni con uffici angolari e posti autoriservati per dirigenti. Io tornavo a casa parlando di debug del codice, di aver finalmente acquisito un cliente in Minnesota, del lento e poco glamour lavoro di costruire qualcosa di sostenibile. Jake, quando crescerai, mi aveva chiesto circa 2 anni dopo il nostro matrimonio. Quando smetterai di giocare nel garage e ti prenderai un vero lavoro? Questo è un vero lavoro, Caroline. Abbiamo 12 nuovi clienti nell'ultimo trimestre. 12, aveva riso lei. Ieri ho chiuso un contratto che vale più del fatturato annuo della tua azienda. Quello divenne il modello. Ogni conversazione si trasformava in un confronto. Ogni mio successo veniva sminuito da uno dei suoi. Ogni volta che cercavo di condividere l'entusiasmo per una svolta o un nuovo contratto, lei mi ricordava che ero ancora solo lo studente fuori corso che giocava con i computer mentre lei costruiva una vera carriera. Suo padre era peggio. Richard Patterson aveva costruito la sua società di investimenti da zero e non lasciava mai che nessuno lo dimenticasse. Si sedeva a tavola a pontificare su strategie aziendali, tendenze di mercato, l'importanza di una buona educazione e delle credenziali. E mi guardava come se fossi un caso di beneficenza che sua figlia aveva preso in carico. Jake, hai mai pensato di tornare a scuola? Mi aveva chiesto durante la cena del ringraziamento 3 anni fa. Finisci quella laurea. Magari prendi anche un MBA come Caroline. Dagli un po' di credibilità nel mondo degli affari. Sto costruendo un'azienda, Richard. La laurea non conta quando crei valore. Tutto conta quando vuoi essere preso sul serio, aveva risposto, tagliando il tacchino con la precisione di chi ha passato la vita a smontare i sogni degli altri. Le credenziali aprono porte. Quello che fai tu è solo sperare che le porte restino aperte. Caroline annuiva, d'accordo con suo padre come sempre. Fu allora che capii che il nostro matrimonio era in crisi. Non perché non fossimo d'accordo, ma perché lei aveva smesso di vedermi come un partner e aveva iniziato a vedermi come un progetto da sistemare. Le critiche divennero costanti. La mia azienda non cresceva abbastanza in fretta. Le mie decisioni non erano abbastanza strategiche. Il mio rifiuto di assumere secondo le raccomandazioni di suo padre non era un buon affare. Ogni conversazione diventava un'occasione per lei di sottolineare i miei fallimenti, per ricordarmi che mentre lei prosperava nel vero mondo degli affari, io a malapena sopravvivevo nel mio garage. Sai qual è il tuo problema? Mi aveva detto 6 mesi fa, dopo che avevo rifiutato un'altra delle proposte di suo padre di portare investitori esterni. Sei troppo orgoglioso per ammettere che hai bisogno di aiuto. I veri uomini d'affari sanno quando accettare l'assistenza di chi capisce davvero come funzionano le cose. I veri uomini d'affari sanno anche quando qualcuno cerca di prendere il controllo della loro azienda, avevo risposto. Mi aveva guardato con qualcosa che somigliava a pietà. Jake, nessuno vuole prendere il controllo della tua azienda. Fidati, lì non c'è niente da prendere. Quella conversazione fu il punto di svolta.
Smettei di condividere qualsiasi cosa su Vertex Solutions con Caroline. Smettei di raccontarle di nuovi clienti, nuovi contratti, nuovi sviluppi. La lasciai pensare quello che voleva sulla mia piccola azienda fallimentare nel garage mentre io mi concentravo a costruire qualcosa di vero. Quello che Caroline non sapeva, quello che avevo deliberatamente tenuto nascosto negli ultimi 6 mesi, era che Vertex Solutions non stava affatto fallendo. Anzi, eravamo sull'orlo di qualcosa di enorme. La mattina dopo la sua festa di promozione, mi svegliai alle 5 nel mio ufficio. Avevo passato la notte sul divano nell'angolo, non volevo tornare a casa, non volevo affrontare l'espressione trionfante di Caroline. Il mio socio in affari, Tyler Chen, mi aveva mandato un messaggio verso mezzanotte. Ho visto il video. Tua moglie l'ha postato sui social. Amico, mi dispiace, ma ricorda cosa succede domani alle 10. Lasciali venire. Sorrisi a quel messaggio. Tyler era stato il mio compagno di stanza a UCLA prima che io mollassi per concentrarmi su Vertex. Lui aveva finito la laurea, poi si era unito a me comunque perché credeva in quello che stavamo costruendo. Negli ultimi 6 mesi eravamo stati in trattative con una società Fortune 500. Volevano comprare la nostra tecnologia, in particolare il nostro algoritmo proprietario che ottimizzava la gestione della catena di approvvigionamento in modi che nessun altro software poteva eguagliare. L'offerta era sostanziale, più sostanziale di quanto sapessero tutti tranne Tyler e me. Avevamo mantenuto il segreto, aspettando che i contratti fossero finalizzati, aspettando che gli avvocati finissero il loro lavoro. E oggi, alle 10 in punto, esattamente quando Caroline e suo padre avevano in programma di arrivare al mio garage per fare la loro offensiva offerta di acquisto, avevo una videochiamata con il team di acquisizione per firmare i documenti finali. Il tempismo era quasi troppo perfetto. Alle 9:30 sentii la Mercedes di Caroline entrare nel vialetto, seguita dalla Lexus di suo padre. Ero seduto alla scrivania, portatile aperto, videochiamata pronta. Tyler era accanto a me e la nostra avvocatessa, Jennifer Rothman, era in stand-by. Caroline entrò per prima, seguita da Richard. Sembravano andare a un funerale, che suppongo nelle loro menti fosse quello, il funerale della mia impresa fallita. Jake, disse Caroline con quella stessa voce condiscendente della sera prima, dobbiamo parlare del futuro della tua azienda. Davvero? Chiesi senza alzare lo sguardo dallo schermo. Richard schiarì la voce. Figlio, siamo qui per aiutarti. Caroline mi ha parlato della tua situazione finanziaria, di come stai lottando, ne abbiamo discusso e siamo pronti a farti un'offerta. Compreremo Vertex Solutions, salderemo i tuoi debiti, ti daremo abbastanza per ricominciare, magari tornare a scuola, finire quella laurea. Che generosità, dissi finalmente guardandoli. Qual è la vostra offerta? Caroline tirò fuori una cartellina, posandola sulla mia scrivania come se fosse un atto legale. Offriamo $250.000. È più che giusto, dato il tuo fatturato attuale e il fatto che non hai mai fatto un vero profitto. Presi la cartellina, scorsi i termini che avevano scritto senza il mio input, senza il mio consenso, senza nemmeno chiedermi se fossi interessato a vendere. Avevano dato per scontato, dato per certo che fossi abbastanza disperato, abbastanza rotto, abbastanza fallito da accettare le briciole che mi offrivano. Questa è la vostra offerta, dissi. 250.000 per un'azienda che ho costruito in 8 anni. Jake, sii realistico, disse Richard. La tua azienda vale quello che qualcuno è disposto a pagare. E in questo momento, siamo gli unici disposti a pagare qualcosa. Davvero? Sorrisi, e vidi l'espressione di Caroline vacillare confusa. Tyler, che ore sono? Le 9:58, rispose Tyler dalla sua scrivania nell'angolo. Tempismo perfetto. Girai lo schermo del portatile verso di loro. Ecco il punto. Non siete gli unici interessati al mio piccolo garage in crisi. Anzi, tra circa 2 minuti avrò una videochiamata con il team di acquisizione di Bridgepoint Technologies. Il volto di Caroline divenne pallido. Bridgepoint.
Il Bridgepoint. Proprio quello, confermai. Sai quella società Fortune 500 con cui il tuo studio ha provato a collaborare l'anno scorso? Quella che ha rifiutato Henderson Financial perché la vostra proposta non era abbastanza innovativa. Richard fissava lo schermo. Che succede qui? Che succede? Dissi mentre la notifica della videochiamata appariva. Bridgepoint sta negoziando per acquisire Vertex Solutions da 6 mesi. Vogliono il nostro algoritmo proprietario per l'ottimizzazione della supply chain e sono disposti a pagare molto più della vostra offensiva offerta di 250.000. Accettai la chiamata. Apparvero 3 volti sullo schermo, il CEO di Bridgepoint, il CFO e il responsabile acquisizioni. Buongiorno, Jake, disse il CEO. Siamo pronti a finalizzare. Assolutamente, risposi. La mia avvocatessa ha esaminato tutto. Possiamo procedere. Caroline era immobile, mentre firmavo i documenti digitali e i numeri apparivano sullo schermo. La realtà di ciò che stava accadendo finalmente le entrava in testa. Il prezzo di acquisizione era di 47 milioni, non per l'intera azienda, ma per il 60%, con me che restavo CTO mantenendo il controllo creativo. Quando la chiamata finì 20 minuti dopo, Caroline e Richard erano ancora lì, immobili, la loro offensiva offerta dimenticata sulla mia scrivania. 47 milioni, sussurrò Caroline. La tua azienda vale 47 milioni. Apparentemente anche di più, dissi. Ci hanno valutati 78 milioni in totale. Io tengo il 40% e una posizione garantita con completa autonomia, più bonus legati alle performance della tecnologia nel loro ecosistema. Il volto di Richard era diventato rosso. Come? Com'è possibile? I tuoi ricavi, la tua clientela, nulla di tutto questo ha senso. Ha perfetto senso se avessi capito davvero la tecnologia invece di presumere che fossi un fallito, dissi. Vertex Solutions non ha grandi ricavi perché siamo in fase di sviluppo. Stiamo costruendo qualcosa di rivoluzionario, qualcosa di cui ogni grande azienda di supply chain al mondo avrà bisogno. Bridgepoint l'ha capito. Hanno compreso cosa stavamo creando. Voi avete visto solo un abbandonato in un garage. Caroline si lasciò cadere su una sedia, il suo mondo costruito con cura che crollava davanti ai suoi occhi. Jake, non lo sapevo. Non me l'hai mai detto. Ho smesso di dirti tutto 6 mesi fa, risposi. Ogni volta che cercavo di condividere quello che succedeva in azienda, tu lo ignoravi, lo deridevi, mi ricordavi che stavo solo giocando mentre tu costruivi una vera carriera. Così ho smesso di condividere. Mi sono concentrato sul lavoro mentre tu ti concentravi a guardarmi dall'alto in basso. Ma perché non hai detto niente? Chiese, con le lacrime agli occhi. Ieri sera alla mia festa, sei rimasto lì mentre io mi umiliavo davanti a 200 persone. Ho finito. Sì, sono rimasto lì. Ti ho ascoltata annunciare il tuo piano per comprare la mia azienda fallita, per metterla a tacere. Ho ascoltato tuo padre brindare alla tua capacità di gestire situazioni difficili, cioè me. E sai cosa ho capito, Caroline? Lei piangeva ora, il mascara che le colava sul viso perfettamente truccato. Ho capito che non mi hai mai amato davvero. Hai amato l'idea di sistemarmi, di modellarmi in qualcosa che tuo padre avrebbe approvato. Ma non hai mai amato Jake Morrison, l'abbandonato che credeva di poter costruire qualcosa di significativo. Hai amato il progetto, il caso da sistemare, la causa persa. Richard cercò di riprendersi. Jake, ragioniamo. Sei emotivo adesso, è comprensibile, ma pensa a cosa significa per il tuo matrimonio, per la tua famiglia. Il mio matrimonio è finito ieri sera, quando mia moglie ha dichiarato pubblicamente che non valgo nulla, dissi. E per la famiglia, costruirò quella che avrei dovuto avere, persone che credono in me, che mi sostengono, che non misurano il mio valore con lauree di Harvard e titoli aziendali. Tirai fuori una busta che avevo preparato la sera prima, la feci scivolare verso Caroline. I documenti per il divorzio. Li deposito oggi. Otterrai quello che prevede il patto prematrimoniale, che,
considerando che non avevo nulla quando ci siamo sposati e che per 8 anni mi hai detto che era un fallimento, non dovrebbe essere un grande dibattito. Jake, ti prego, disse Caroline, cercando la mia mano. Possiamo risolvere tutto. Ho sbagliato. Volevo solo aiutarti. Aiutare, ridacchiai, ritraendo la mano. Caroline, non volevi aiutare. Volevi controllare, gestire, costringermi a essere qualcuno che non sono. Beh, congratulazioni. Sei riuscita a gestirmi fuori dalla tua vita. Tyler schiarì la voce dall'angolo. Jake, il team di Bridgepoint vuole organizzare una cena di celebrazione stasera. Vengono da Seattle. Dovresti prepararti. Mi alzai, raccogliendo le mie cose. Sì, facciamolo. Sarà bello passare una serata con persone che rispettano davvero quello che ho costruito. Mentre mi dirigevo verso la porta, Caroline chiamò un'ultima volta. Cosa dovrei dire alla gente? Tutti hanno visto quel video. Tutti sanno cosa ho detto. Mi voltai a guardarla. Davvero? La guardai per la prima volta in anni. Di la verità, Caroline. Di che sei stata tu a fallire. Non negli affari. Sei brava in quello. Ma nel matrimonio, nella partnership, nel vedere la persona davanti a te per quello che è davvero. Di che il tuo MBA di Harvard non ti ha insegnato la lezione più importante. Mai sottovalutare le persone che dovresti amare. Le settimane successive furono un caos, ma del tipo buono, quello che nasce dal successo e non dal fallimento. L'acquisizione da parte di Bridgepoint fece notizia nel mondo della tecnologia. Ex abbandonato di UCLA vende azienda per 47 milioni, titolava un articolo. Rivoluzione nella supply chain, come Vertex Solutions ha cambiato le regole, ne annunciava un altro. Caroline provò a chiamarmi decine di volte, ma non risposi mai. Suo padre cercò di organizzare incontri tramite intermediari, probabilmente sperando di salvare qualche rapporto d'affari. Rifiutai ogni richiesta. La mia avvocatessa, Jennifer, gestì tutte le comunicazioni sul divorzio. Sta contestando il patto prematrimoniale, mi disse in uno dei nostri incontri. Sostiene che hai nascosto beni, che hai deliberatamente occultato il vero valore dell'azienda. Non ho nascosto nulla, dissi. Ho solo smesso di condividere perché lei ha smesso di ascoltare. Non reggerà. Ho documenti di ogni volta che ha denigrato pubblicamente la tua azienda, incluso quel video della festa di promozione. È chiaro che non aveva fiducia in Vertex Solutions. Non può pretendere una parte di qualcosa che ha cercato attivamente di distruggere. Il divorzio fu finalizzato 3 mesi dopo. Caroline non ottenne nulla dalla vendita perché il patto prematrimoniale era solido e l'azienda era interamente mia, costruita prima e durante il matrimonio senza alcun contributo finanziario da parte sua. Provò a sostenere che il suo supporto emotivo contasse come contributo, ma il giudice non fu indulgente. Soprattutto dopo aver visto il video del discorso alla festa di promozione. Signora Morrison. Il giudice aveva detto, non puoi passare anni a dichiarare pubblicamente che qualcosa non vale nulla e poi pretendere che abbia valore solo, dopo che qualcun altro ne riconosce il valore. Non funziona così il contributo. Ho saputo da conoscenti comuni che la promozione di Caroline alla Henderson Financial era stata silenziosamente revocata. Si è scoperto che umiliare pubblicamente il proprio coniuge in un video virale non era positivo per l'immagine aziendale. La società di investimenti di Richard ha perso diversi clienti che non avevano apprezzato il modo in cui aveva cercato di mettere sotto pressione un imprenditore di successo. Il karma, a quanto pare, aveva un senso dell'umorismo. Tyler ed io abbiamo organizzato una festa 6 mesi dopo l'acquisizione, per celebrare l'integrazione di Vertex Solutions nelle operazioni di Bridgepoint. Il nostro algoritmo veniva utilizzato da 200 aziende in tutto il mondo, rivoluzionando il modo in cui gestivano le loro catene di approvvigionamento. La tecnologia che avevo costruito nel mio garage stava cambiando un'intera industria. Ti ricordi quando ci hanno offerto $250.000? Ha detto Tyler, alzando la birra. Il miglior rifiuto della tua vita. Secondo miglior rifiuto, ho corretto.
Il migliore è stato quando ho smesso di accettare la versione che Caroline aveva di chi dovevo essere. A quella festa ho incontrato Sarah Mitchell, una venture capitalist specializzata in startup tecnologiche in fase iniziale. Era brillante, divertente e sinceramente interessata al lavoro in sé, non solo ai soldi che generava. Abbiamo parlato per ore di tecnologia, di costruire aziende, dell'importanza di credere in qualcosa anche quando tutti ti dicono che sei pazzo. Ho sentito cosa ha fatto la tua ex, ha detto Sara. Quel video della festa per la promozione ha fatto il giro tra gli investitori. La gente era scioccata. E adesso? Ormai lo usano come esempio per riconoscere il valore. Per mostrare come le aziende più rivoluzionarie spesso sembrano insignificanti dall'esterno, come i titoli non equivalgano alla saggezza. Abbiamo iniziato a frequentarci poco dopo quella festa. Sara non mi ha mai chiesto perché avevo abbandonato UCLA o se rimpiangevo di non aver preso un MBA. Le interessava ciò che stavo costruendo, dove stavo andando, chi stavo diventando. Un anno dopo l'acquisizione, sono stato invitato a parlare a una conferenza tecnologica a San Francisco. Il tema era costruire nonostante i dubbi. Quasi rifiutai perché non volevo trasformare il disastro del mio matrimonio in un'occasione per parlare. Ma Tyler mi convinse che quella storia doveva essere raccontata. La gente deve sentire questo, Jake. Non solo soldi o successo, ma restare fedeli alla propria visione quando tutti intorno ti dicono che sbagli. È questo che serve davvero all'innovazione. Così sono andato e, mentre stavo su quel palco davanti a 500 persone venute ad ascoltare come costruire aziende contro ogni previsione, ho raccontato tutta la storia. Il garage, il dubbio, il disprezzo, la festa per la promozione, il divorzio, tutto. La mia ex moglie aveva un MBA di un'università della Ivy League, ho detto verso la fine del discorso. Aveva ogni titolo, ogni vantaggio, ogni motivo per essere sicura del suo giudizio. Eppure era assolutamente certa che la mia azienda non valesse nulla. Era certa perché le avevano insegnato che il successo ha un aspetto preciso, che il valore deriva da titoli specifici, che chi non ha quei segni non può costruire nulla di importante. Mi sono fermato, lasciando che le parole si sedimentassero. Ma ecco cosa il suo MBA di Harvard non le ha insegnato. La disruption non sembra mai impressionante all'inizio. L'innovazione non segue i manuali tradizionali. Le aziende più preziose della storia sono nate in garage, dormitori e laboratori strani, perché è lì che vanno le persone quando stanno costruendo qualcosa di nuovo. Qualcosa che non si adatta ai vecchi modelli, alle vecchie supposizioni, ai vecchi modi di misurare il valore. Dopo il discorso, decine di persone bianche si sono avvicinate a raccontare le loro storie. Imprenditori che erano stati ignorati da coniugi, genitori, amici, persone che avevano abbandonato gli studi o non erano mai andate all'università o avevano scelto strade non convenzionali, persone a cui era stato detto che stavano sprecando tempo, potenziale, vita. Mi hai dato il permesso di smettere di scusarmi, ha detto una giovane donna con le lacrime agli occhi. Mi sono sempre fatta piccola perché la mia famiglia pensa che la mia startup sia una barzelletta. Ma hai ragione. I loro titoli non significano che capiscano quello che sto costruendo. Quella conversazione mi ha ricordato perché avevo accettato di parlare in primo luogo. Non per vantarmi del mio successo o per umiliare ancora di più Caroline, ma per dire a chiunque sia stato sottovalutato che non è pazzo, che la sua visione conta, che titoli, pedigree e segni tradizionali di successo non decidono chi può costruire il futuro. 3 anni dopo l'acquisizione, Vertex Solutions Technology era usata in oltre 1000 aziende nel mondo. Bridgepoint mi aveva promosso a Chief Innovation Officer, dandomi risorse per sviluppare nuove tecnologie. Il mio patrimonio personale era cresciuto molto grazie a stock option e bonus di performance. Ma la vera vittoria non erano i soldi, i titoli o il successo. Era la libertà di essere esattamente chi ero, senza scuse, senza spiegazioni, senza cercare di adattarmi alla definizione di valore di qualcun altro. Sara ed io ci siamo fidanzati su una spiaggia a Santa Cruz. Niente festa elegante, nessuna pressione, solo 2 persone che si erano trovate dopo aver capito cosa cercavano davvero in un partner. In realtà è stata lei a chiedermi di sposarla,
Cosa che sembrava perfetta dato che tutta la nostra relazione si era basata sul rifiuto delle aspettative tradizionali. Sai, non ho un MBA, ho scherzato quando ha tirato fuori l'anello. Bene, ha risposto. Non voglio qualcuno che pensi che il successo venga dal seguire formule. Voglio qualcuno che costruisca la propria strada. Qualcuno abbastanza coraggioso da essere sottovalutato e andare avanti. Comunque, ho sentito che Caroline si è risposata con un altro dirigente della Henderson Financial, uno con i titoli giusti, il background giusto, il pedigree giusto. Spero davvero che sia felice di aver trovato ciò che cercava. Il nostro matrimonio era sbagliato per entrambi, solo in modi diversi. Mio padre mi ha chiamato qualche mese dopo il fidanzamento per dirmi che era orgoglioso. Non dei soldi o del successo, ma del fatto che ero rimasto fedele a me stesso. Figlio, avresti potuto tornare a scuola quando tutti ti spingevano. Avresti potuto prendere quell'MBA, giocare il gioco che tutti volevano. Ma non l'hai fatto. Ti sei fidato di te stesso anche quando ti è costato tutto. Ci vuole più coraggio di qualsiasi laurea. Grazie, papà. Significa molto. E Jake, anche tua madre sarebbe orgogliosa. Ha sempre detto che avevi qualcosa di speciale, qualcosa che non si insegna nelle aule. A quanto pare aveva ragione. Guardando indietro, 5 anni dopo quella festa per la promozione, capisco che Caroline mi ha fatto un favore. Non intenzionalmente, ovviamente, ma spingendomi al limite, umiliandomi così completamente, mi ha costretto a scegliere. Accettare la sua definizione di fallimento o dimostrarle che si sbagliava. Rimpicciolirmi per adattarmi alle sue aspettative o crescere in chi ero davvero. Ho scelto la crescita. Ho scelto la verità. Ho scelto di smettere di scusarmi per essere il dropout nel garage che credeva di poter cambiare un'industria. E alla fine, quella scelta ha fatto tutta la differenza. La mia azienda ora vale oltre 200 milioni di dollari. Impieghiamo 300 persone in 4 uffici. La tecnologia che abbiamo costruito viene insegnata nelle business school come caso di studio sull'innovazione. E sono ancora lo stesso dropout che ha iniziato a programmare nel suo garage, solo con risorse migliori e persone che credono davvero nella visione. A volte penso a quella notte all'Hotel Grand View, a Caroline sul podio che annunciava il suo piano per comprare la mia azienda in crisi, a quanto fosse sicura, convinta, a come 200 persone avessero applaudito la sua saggezza, il suo pragmatismo, la sua capacità di gestire situazioni difficili. E poi penso al mattino dopo, allo sguardo sul suo volto quando ha capito di essersi sbagliata su tutto, al momento in cui ha compreso che il suo MBA di Harvard non l'aveva preparata alla lezione più importante nel business e nella vita. Le persone che sottovaluti sono spesso quelle che finiscono per cambiare il mondo. Mi chiamo Jake Morrison. Sono un dropout universitario che ha costruito un'azienda tecnologica nel suo garage mentre sua moglie dell'Ivy League diceva a tutti che era un fallimento. E ho imparato che a volte il più grande dono che qualcuno può farti è la totale mancanza di fiducia nelle tue capacità, perché ti costringe a smettere di cercare la loro approvazione e a iniziare a dimostrare qualcosa a te stesso. A tutti quelli che stanno guardando e a cui è stato detto che non sono abbastanza, che sono stati ignorati, che sono stati fatti sentire piccoli da persone con titoli impressionanti e assoluta sicurezza, ricordate questo. I titoli misurano ciò che hai imparato dagli altri. Il successo misura ciò che hai imparato da te stesso. E il futuro appartiene a chi ha il coraggio di fidarsi della propria visione anche quando tutti gli altri ti chiamano pazzo. Grazie per aver ascoltato questa storia. Se vi ha colpito, se vi ha ricordato che il vostro valore non è determinato dai titoli o dalle opinioni altrui, condividete questo video con qualcuno che ha bisogno di sentirlo. Lasciate un commento qui sotto su un momento in cui siete stati sottovalutati e avete dimostrato il contrario. E iscrivetevi a questo canale per altre storie di persone comuni che rifiutano di accettare le definizioni di successo degli altri e costruiscono vite straordinarie.